data la situazione di emergenza in cui stiamo vivendo, oggi vi parlo di come poter stimolare, quindi rafforzare il sistema immunitario tramite l'alimentazione. Ovviamente le indicazioni rimangono valide per tutto l'anno, ma a maggior ragione possono essere utili nella stagione invernale, in cui maggiormente possiamo andare incontro a raffreddore, mal di gola o sintomi simili. Quindi oggi vediamo quali sono i nostri alleati. Sicuramente tutti i liquidi caldi, quindi brodi, minestre, zuppe, tisane, infusi, tè. Ovviamente per tè intendo quello in foglie. Tutti questi liquidi caldi producono una vasodilatazione e quindi hanno un effetto fluidificante sul muco. Infuse e tisane oltretutto hanno anche azione antiossidante, quindi possiedono molti antiossidanti, sono ottimi per gli atleti da bere durante tutto l'anno e quindi anche più volte nell'arco della giornata. In particolare, riprendendo il discorso, la camomilla, oltre ad alleviare i disturbi gastrointestinali, ha anche azione antimicrobica e antimicotica. Inoltre è nostra alleata anche in caso di febbre e reazioni allergiche come asma, rinite e congiuntivite allergica. Altri tisani infusi che possiamo fare sono a base di tiglio e di timo, che possiamo anche mixare insieme. Il tiglio viene utilizzato soprattutto in caso di febbre, tosse e muco nell'espettorato grazie alle sue proprietà antimucolitiche e antinfiammatorie. Per quanto riguarda invece il timo, ha proprietà balsamiche, quindi viene utilizzato soprattutto in caso di tosse, raffreddore, bronchite o sintomi simili, e anch'esso può essere utilizzato sotto forma di infuso tisana, oppure ad esempio può essere utilizzato sulle pietanze come ad esempio il pesce. Altre nostre alleate sono le spezie, quindi vi parlo di peperoncino, curry, paprika, perché possiedono proprietà antiossidanti, antibatteriche e antimicrobiche, sono molto indicate soprattutto in caso di raffreddore o per espettorare il muco, poiché generano calore e quindi vasodilatazione. Altro alleato è lo zenzero, che è indicato soprattutto in caso di forme influenzali caratterizzate da raffreddore e da febbre, grazie alla sua azione antinfiammatoria ed espettorante. È indicato anche per ridurre il dolore causato dagli stati febbrili, quindi il classico dolore diffuso, e può essere utilizzato sia fresco che in polvere sulle pietanze. Altri nostri alleati sono frutta e verdura di colore arancione, quindi ad esempio zucche, carote, arance, mandarini, perché contengono un precursore della vitamina A, il beta-carotene. La vitamina A è importantissima per mantenere l'integrità della mucosa delle vie respiratorie e è importantissima altrettanto per il funzionamento delle cellule del sistema immunitario. Altri alimenti che contengono il beta-carotene sono verdure a foglia verde scuro, crostacei, latte intero, tuorlo d'uovo e fegato. Inoltre, parlando sempre di frutta di stagione che è di colore arancione, abbiamo gli agrumi che possiedono la vitamina C, che ha attività antiossidante, quindi anch'essi a maggior ragione sono molto importanti in questo periodo dell'anno. Un altro nostro alleato è il miele, che ha un'azione emolliente nei confronti delle mucose infiammate e quindi molto utile in caso di mal di gola. Inoltre ha un'azione antisettica che aumenta quando viene disciolto in acqua e un'azione antibatterica. Poi abbiamo l'olio extravergine di oliva, che contiene la vitamina E, che ha una forte azione antiossidante e una forte azione immunostimolante. Oltre che ritrovare nell'olio extravergine di oliva, la vitamina E la ritroviamo anche nel germe di grano, nella frutta secca, nei semi oleosi, nelle verdure a foglia verde. Altri nostri alleati sono i semi oleosi e la frutta secca in guscio, perché contengono rame, che ha una forte azione antimicrobica e va a stimolare gli anticorpi. Un altro alimento che contiene il rame è anche il pesce. Carne, uova, pesce, latte derivati, frutti di mare, cereali integrali. Inoltre sono anche molto importanti perché contengono zinco, che ha un'azione antiossidante e hanno un ruolo importante nella crescita e nella differenziazione delle cellule del sistema immunitario. Lo zinco inoltre aiuta anche a mantenere l'integrità delle mucose e della pelle, che sono le nostre prime barriere di difesa contro i patogeni, e è utile anche contro gli stati cronici di stanchezza. Il latte, il tuorlo d'uovo e alcuni tipi di pesce come le sardine e il salmone contengono inoltre anche la vitamina D, che anch'essa ha un'attività antinfiammatoria molto importante all'interno del nostro corpo. L'ultimo alleato di cui vi parlo oggi è l'aglio, che andrebbe consumato preferibilmente a crudo. L'aglio va a stimolare la funzionalità del sistema immunitario grazie alle sue proprietà antibatteriche e antisettiche. Lo potete tranquillamente grattare sopra del pane tostato per fare una bruschetta, e si può utilizzare sia in prevenzione che per favorire una pronta guarigione.